Soul significa anima e già questo dice molto su un genere musicale. Ovunque si lotta per nuovi diritti civili, istanze ignorate per secoli dalla politica che hanno lasciato dietro di sé troppe vittime silenziose. Mentre l'Europa importa gli happening dagli Stati Uniti, l'America si impantana in un'altra guerra, il Vietnam, un conflitto locale ma capace di scuotere l'opinione pubblica di tutto il mondo. È proprio negli USA che un suono nero, politico e immediatamente viscerale inizia a prendere forma. Il soul nasce negli anni 50 ma esplode tra i 60 e i 70 seguendo l'onda del Black Power, una battaglia di libertà e umanità della quale il soul diverrà per sempre la colonna sonora. Sul piano strettamente musicale, il soul è figlio dell'unione tra R&B, rhythm blues, l'evoluzione elettrica di blues e gospel e la tradizione della Black Church, le chiese afroamericane. Oh, Lord, Lord, I know you heard my cry, yes you did. È proprio il gospel, che è la contrazione evidente di Godspell, parola di Dio, era il canto che risuonava nelle comunità che allora vivevano la segregazione, ma che già stavano preparando le grandi successive battaglie per l'emancipazione. In qualche modo, dunque, il soul è un incontro musicalmente felice fra sacro e profano. I've got a feeling deep inside of me, yeah, yeah. Tecnicamente si basa sulla vocalità e adopera proprio come caratteristiche ricorrenti una serie di tecniche dove la più importante è probabilmente il melisma. Il melisma è un virtuosismo in cui il cantante usa più note del necessario su una sola sillaba. Love, love. È una tecnica già presente nel grande mare della musica e del canto, visto che la ritroviamo già da secoli nel canto gregoriano della liturgia latina, ma anche nella canzone napoletana, sia quella tradizionale che moderna. E non è l'unico punto in comune. Quello che nel soul chiamano call and answer, chiamata e risposta, nel gregoriano lo definiamo antifonale. Can I get a witness? Hallelujah, yes Lord. La voce solista chiama e il coro risponde. Si aggiunge poi l'uso del falsetto e della voce graffiata. La voce è il risultato di note dominanti e di armoniche emesse dalla laringe, o meglio dall'insieme di nervi, muscoli e cartilagini che negli USA chiamano vocal box, colorate successivamente dai cosiddetti risonatori facciali. I risonatori sono le cavità ossee e cartilaginee proprie del volto, di ciascun volto. Il volto degli afroamericani connota questo suono con un colore inconfondibile, distinguendone la vocalità anche in un mondo di uguali, nel senso siamo uguali perché tutti della razza umana. Ma una delle cose più belle è proprio la varietà di possibilità che la nostra razza può regalare a se stessa e la voce è uno degli ambiti distintivi più vasti, unici e affascinanti. Ritmicamente il soul è un genere cosiddetto seduto, cioè rispetto al funk ha meno energia esplosiva ma ha più feeling. Il basso non si limita al groove con la batteria, ma si cura anche di disegnare le armonie insieme al pianoforte e quando ci siano anche insieme ad archi e fiati. Dalle radici del soul è nato l'R&B moderno, il rhythm blues moderno e gran parte dei campioni del hip hop attuale. Senza tema di smentita, il soul resta l'esempio, forse più da manuale, della musica nera americana. Sul piano politico, invece, il soul dimostra che quando una comunità o un gruppo di persone unite da uno o più intenti trova una colonna sonora perfetta, questa impatta anche sul linguaggio della politica e si trasforma, musica più azione, in una sorta di coscienza collettiva. È insieme fede, rabbia, dignità, ma poi anche mercato discografico, protesta e danza.
movimento. Potremmo, volendo, definirlo anche come un punto di equilibrio tra azione e spiritualità. Il 15 aprile del 1967 una marea umana marcia contro la guerra in Vietnam e Martin Luther King è in prima fila. La coscienza politica nera si allarga e purtroppo, ma comprensibilmente, si radicalizza. Potrei citarvi nomi esoterici sconosciuti al 99% della gente, ma per un video di 10 minuti preferisco concentrarmi sui numi tutelari del soul. Tra questi non va dimenticato un artista scomparso giovanissimo in un incidente aereo, Otis Redding. Un'eccellenza totale, autore di successi mondiali come Sitting on the Dock of the Bay. Ma se Otis Redding non vi dicesse nulla, un nome per tutti deve risuonare: Ray Charles, cantante e pianista nero e non vedente. Ray Charles nacque ad Albany, in Georgia, nel 1930, lo stesso anno in cui qualcuno scriveva quella Georgia on My Mind, che sarebbe diventata il suo standard assoluto, perché Ray ne fece molto più di una semplice cover. La incise nel 60 per la ABC Paramount, portandola in cima alla Billboard Hot 100, ma il cerchio si chiuse quasi 20 anni dopo. Il 7 marzo del 79 Charles la cantò dal vivo davanti all'Assemblea Generale della Georgia. Fu un atto di formale riconciliazione dopo i sanguinosi conflitti per i diritti civili. Da quel giorno è la canzone ufficiale dello Stato. Pensate che nel 2004 ai suoi funerali fu Willie Nelson, un cantante country bianco, dunque in un certo senso la sua antitesi, a cantarla per lui. In sintesi possiamo considerare Ray Charles una crasi perfetta tra piano gospel e con sfumature di R&B e blues puro, fusi in un unico immenso linguaggio. Poi questa ve la voglio dire. Ha partecipato come ospite riarrangiando una canzone di Toto Cutugno, sì, quello che ha scritto l'italiano. Quell'anno a Sanremo c'erano ospiti importanti stranieri che una delle serate riarrangiavano riproponendolo in inglese il brano di ciascun partecipante. Ad ognuno il suo, tipo Cutugno con Ray Charles, Mango con Leo Sawyer, eccetera. Ma questa è solo una minuscola parentesi, ma va nella carriera di Charles. Un po' come quando Albano denunciò Michael Jackson per plagio, salvo poi scoprire che entrambi si erano ispirati a un brano del 39. Lo dico col massimo rispetto, e comunque alla fine fu proprio Albano a dover pagare le spese processuali della Sony. E del resto Michael Jackson col soul c'entra comunque qualcosa, proprio perché da bambino era una delle star di punta e senz'altro la più amata, avendo solo 8 anni, proprio della Motown. A proposito, la Motown cos'era la Motown? Beh, senz'altro era un'etichetta discografica di Detroit. Ti ho fatto studiare a Detroit, che produceva talenti di colore. Si chiamava così perché a Detroit si costruivano automobili un po' come in Italia a Torino, ma con le proporzioni statunitensi, quindi era una Motor Town. Da quello Berry Gordy, il fondatore, si ispirò per darle il nome Motown Record. Negli anni 70 la città di Detroit, un tempo simbolo dei benefici per tutti del capitalismo industriale, si stava velocemente trasformando, come ogni tanto si vede accadere negli USA per l'uno o l'altro problema, nel simbolo dei possibili problemi dietro l'angolo delle crisi internazionali. Negli anni 70, appunto, il mondo intero viene travolto dalla crisi petrolifera. All'epoca non si parlava ancora di geopolitica, era una parola quasi sconosciuta, ma di fatto era proprio di questo che si trattava. Una crisi globale su cui però non ci soffermeremo. L'impennata dei prezzi dei carburanti dopo un lungo periodo di stabilità colpisce duramente, ovviamente, l'industria automobilistica, fosse a Detroit, a Torino, in Giappone o nella Germania Ovest, quella al di qua del muro, poco cambiava. Il presidente Carter non riesce a tamponare il disastro ereditato dall'amministrazione Nixon. Oltre alle crisi occupazionali, chi lavora lo fa in condizioni che oggi in Europa definiremmo illegali. Strumenti pericolosi e un'alienazione da catena di montaggio che oggi sarebbe del tutto automatizzata. Certo, l'automazione pone altri problemi, bisogna capire che l'optimum non esiste. So che è un termine abusato e mi imbarazza quasi adoperarlo, ma la chiave resta la resilienza, quella capacità di adattamento e sofferenza che la politica dovrebbe mitigare
ma che spesso fatica anche solo a inquadrare. In quegli anni la pressione della crisi schiacciava tutti, dai manager fino al più umile degli operai, e l'ultimo anello della catena era quasi sempre un afroamericano. In città segnate da tensioni razziali feroci e con istituzioni saldamente in mano ai bianchi, i neri erano le vittime quotidiane di abusi e vessazioni costanti. L'idea della Motown era semplice: produrre soul, certo, ma in versione easy listening, brani perfetti per le autoradio o per quelle a transistor che stavano soppiantando le vecchie radio a valvole. I modernissimi transistor giapponesi garantirono una radio per ogni famiglia, se non per ogni abitante. E su quelle frequenze i dischi Motown iniziarono a stravendere, un mix di soul, R&B e pop, con star entrate nell'immaginario collettivo, da Smokey Robinson a Diana Ross. La forza della Motown non era solo nel suono, ma nello spettacolo a 360 gradi. Si curava il canto, certo, ma anche il ballo, le coreografie e i costumi. È da qui che un Michael Jackson di soli 8 anni apprende quegli stilemi che non dimenticherà. MJ è stato un outsider capace di 40 anni di ricerca ritmica e armonica. È difficile incasellare Michael Jackson solo come un artista Motown, vista l'enorme carriera successiva, ma quel sound lo ha formato fin da bambino insieme ai suoi fratelli. Insieme a lui, da quella straordinaria scuderia, usciranno altre 2 stelle globali, Stevie Wonder e Marvin Gaye. Sul piano tecnico potremmo dire che le caratteristiche distintive del soul della Motown si riconoscono nella ricorrente presenza del tambourine, che rinforza la seconda e la quarta battuta, no? E da un basso che tiri in avanti il groove, e da un tipico call and response, quello di cui parlavamo, con un suono concepito e mixato e da un certo punto in poi anche masterizzato per bucare anche su impianti piccoli e autoradio. Oltre alla Motown e oltre al re Ray Charles o a Sam Cooke, ci sono giganti come Solomon Burke. Scomparso nel 2010, Burke è considerato in pratica uno dei padri nobili del soul. In quel periodo la grande antagonista della Motown era la Atlantic Record, l'etichetta di Ray Charles, di Solomon Burke e di una delle più grandi cantanti di tutti i tempi, la mitica Aretha Franklin. Non era solo una voce immensa, ma una musicista totale. Arrangiava i suoi album e suonava diversi strumenti con un raro talento. Il suo brano simbolo è certamente Respect, che però in origine non era neanche suo. Il pezzo fu scritto e inciso nel 65 da Otis Redding, l'artista morto giovane di cui si parlava prima. E nel testo originale un uomo tornava a casa dopo il lavoro e chiedeva rispetto alla compagna. Ma nel giorno di San Valentino del 67 Rita entra in studio a New York e ribalta tutto. Capita ogni tanto che una canzone cambi pelle anche in Italia. Ad esempio, La cura di Battiato inizialmente era scritta al contrario, dove tu avrai cura di me e non come poi è stato io avrò cura di te. Ma insomma, qui esuleremmo quindi. Registrando per la Atlantic, Rita trasforma il brano nel grido di una donna che prende la parola e pretende spazio e aggiunge lo spelling scandito lettera per lettera. R-E-S-P-E-C-T. Respect. E il pezzo diventa virale. Un inno per i diritti civili e per le donne, capace di unire le 2 battaglie in un unico suono. Nel 2021 la rivista Rolling Stone l'ha eletta la miglior canzone di tutti i tempi e persino Otis Redding, dal palco di Monterey, quello dove Hendrix diede fuoco alla sua Stratocaster, ammise con affetto: sì, è la canzone che una mia amica mi ha sottratto. L'altra stella indimenticabile, con un'originalità che appartiene solo alle vere eccellenze, è James Brown, voce e performer senza limiti. Nel 68, con l'America in fiamme dopo la morte di Martin Luther King, Brown incide uno dei brani più coraggiosi di sempre, Say It Loud, I Am Black and Proud. Dillo forte, sono nero e sono orgoglioso, una dichiarazione d'orgoglio urlata con tutta l'asprezza della sua voce, un atto che lasciò il segno in un paese in totale fibrillazione. La cosa incredibile è che James Brown non aveva mai aderito ufficialmente ai movimenti del Black Power, eppure con quel pezzo divenne, per scelta o per destino, non saprei, una voce politica di primo piano.
James era un uomo complesso, contraddittorio. Nello stesso anno incise America is my home, una dichiarazione d'amore per gli Stati Uniti. C'era in lui quella sottile follia e quell'euforia pesante tipica delle menti più articolate, una mente che si muoveva in un momento storico che avrebbe necessitato di ragionevolezza, ma che non ammetteva semplificazioni. Sul piano tecnico, James Brown è il trade union tra funky e soul. Il ritmo è in primo piano, Brown esaspera l'accento sull'1, che sia in 3 o 4 quarti poco cambia, con intarsi secchi, continui, chirurgici. Purtroppo, per una serie di tristi circostanze, James Brown è morto povero. Una sorte comune a molti artisti di colore, e proprio per questo nel 2001 Michael Jackson, di nuovo, scatenò una polemica durissima contro la Sony. MJ denunciò un sistema che costringeva leggende come Brown a esibirsi con spaccate e urla fino a 70 anni, non per desiderio, ma per necessità, vittime di un meccanismo di royalties che ha spesso lasciato nel nulla anche i talenti più fuori misura. Poi, per quei particolari incroci del destino che cambiano il corso della storia, tutto iniziò a svanire. La morte prematura di Otis Redding, la tragica fine di Martin Luther King, il simbolo stesso dell'unione nelle lotte per i diritti civili, segnarono il punto di non ritorno. Sul finire degli anni 70, dopo un'ultima agonia, il soul scomparve, quasi all'improvviso, dal mercato. E con lui svanì anche ciò a cui aveva fatto da colonna sonora quel periodo di grandi rivendicazioni in cui gli afroamericani lottavano per una vita dignitosa, uguale a quella dei propri simili, in tutto tranne che nel colore. Viene da chiedersi, in un panorama musicale forse quanto mai frammentato, ma potrebbe anche essere una mia sensazione, la musica in effetti è da sempre un grande mare, e questo però sì, quanto mai prima tecnologico, ha ancora senso immaginare un genere che faccia da coscienza collettiva, immaginare un suono, una musica, appunto un genere che sia la colonna sonora di qualcosa di grande? Ciò su cui possiamo riflettere dopo questo viaggio nel soul è che la musica, quando nasca dall'unione di fede, rabbia e dignità, non sia mero intrattenimento, quanto piuttosto battito profondo di un'umanità o di una parte di essa che cerchi in qualche modo, in tutte le maniere, di rivendicare e conquistarsi un proprio posto da qualche parte nel mondo.